Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video diciamo di analisi, di post aggiornamento del nuovo contropiede veloce, perché secondo me ragazzi, non so se voi l'avete notato, ma il gameplay ha subito delle piccole modifiche e di conseguenza quindi anche il modo ovviamente di muoversi i giocatori in campo. Poi dipende sempre tutto insomma da tattiche, stili di gioco e quant'altro, però comunque io ho notato dei movimenti un pochino diversi e più comunque, se vogliamo dire in un certo senso, anche realistici per certi aspetti. Poi ok, ci saranno sempre i soliti bug, i soliti problemi di questo gioco, però comunque per certi aspetti secondo me è migliorato, in attesa appunto di, speriamo il prima possibile, un salto di qualità del gioco. Quindi guardate il video fino alla fine, appunto perché analizzeremo insieme il nuovo praticamente contropiede veloce. Faremo una piccola catena insomma dove analizzeremo tutti quanti gli stili di gioco di squadra con il nuovo appunto gameplay e così ognuno di voi insomma potrà scegliere quello che più gli aggrada, insomma più si trova meglio. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme videoludiche, o meglio Amazon una piattaforma nella quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo, mentre Gamivo è una piattaforma appunto videoludica che ha degli sconti e dei prezzi veramente imbattibili. Passando dal link che trovate in descrizione semplicemente potrete supportare il canale, mentre da pochissimo, forse l'avete intravisto nel mio canale, appunto è abilitata l'opzione degli abbonamenti ragazzi, perché grazie a voi ho raggiunto 500 iscritti. Quindi se volete da questo momento in poi supportare il canale nel vero senso della parola, appunto, potete farlo e io chiaramente vi ringrazio e vi dedicherei dei contenuti esclusivi o comunque delle cose particolari insomma fatte apposta soltanto per voi. Andiamo subito ragazzi a vedere quindi di che cosa si tratta. Allora andiamo in allenamento ragazzi, tanto non ci interessa il livello appunto degli avversari, dobbiamo soltanto vedere i movimenti. Ok ragazzi, eccoci in campo. Quindi abbiamo detto guardiamo la lavagnetta tattica anche lì in basso, appunto per capire i giocatori come si muoveranno, giocando chiaramente di contropiede ragazzi. Questo credo che sia chiaro appunto già per tutti. Ovviamente ci muoveremo in verticale, quindi avremo magari meno linee di passaggio, orizzontali e un pochino quindi più sulla verticalizzazione. Inoltre un contropiede, come già spiegato nei video appunto dove analizzavo tutti i vari stili di gioco, il contropiede è quello stile di gioco che praticamente ci permette di pressare anche molto alti. Io tra l'altro ragazzi ve lo faccio vedere, sto usando un modulo molto interessante, un modulo praticamente con una finta difesa a 5 ma che in realtà è una difesa quasi a 3, perché appunto ho dato delle istruzioni individuali molto interessanti, due centrocampisti comunque di quantità perché è comunque anche di qualità, perché insomma Vieira un'ottima carta, Barella idem con patate, quindi in panchina comunque eventualmente ho il mitico Kanté. Questa versione ragazzi è micidiale, è fortissima, e quindi comunque ragazzi ho diciamo tutte le zone di campo più o meno coperte. In attacco ci siamo disposti così, ho cambiato dal tridente classico, li ho messi in questa maniera perché mi sono accorto che forse stava girando un pochino meglio. Purtroppo i moduli vengono nerfati spesso e volentieri, quindi a sinistra un terzino mattatore, a destra un terzino offensivo, quindi era soltanto ecco per farvi vedere più o meno come anche sono messo in campo, proprio per andare a capire poi i movimenti che faranno i miei giocatori. Come istruzioni molto semplici, ho dato l'offensivo ai due terzini in modo tale che fungano in fase di attacco da CLD, CLS, e il contropiede all'unica punta, perché poi come vi ho detto gli altri Messi, quindi Messi e Maradona, sono due seconde punte che fanno entrambi dei movimenti diversi perché hanno due carte diverse e basta. Quindi ragazzi, questo diciamo è il mio attuale modulo, mi sto divertendo tantissimo, sono a un pelo dalla divisione 2, speriamo di arrivarci il prima possibile. Purtroppo sto giocando meno questi giorni per via del lavoro, quindi però comunque mi ci sto divertendo. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere quindi i movimenti in campo.
Movimenti in campo, come potete vedere ragazzi, sono i giocatori non tendono a venire incontro, al massimo come potete vedere tendono a stare in posizione, però guardate qui, io praticamente stavo cercando il terzino di turno e chiaramente il terzino di turno già tende ad andare avanti. Poi, come dicevo, è un modulo fatto anche di pressing, scusatemi, uno stile di gioco fatto anche di pressing, perché guardate io quando perdo la palla comunque ho subito davanti un uomo che va a cercare di riconquistare subito la palla. Poi è chiaro che giocando offline dall'online cambia diciamo un pochino la musica, perché online chiaramente incontreremo degli avversari che sono anche loro molto attenti e bravi a tutte queste dinamiche e di conseguenza ci lasceranno ci faranno insomma magari correre anche un pochino a vuoto, soprattutto se troviamo il bravo palleggiatore. Però comunque in linea generale, per non stare adesso ad analizzare ogni singolo caso perché sono chiaramente infiniti, in linea generale il contropiede veloce è quello stile, appunto come già detto, che è propenso all'attacco e soprattutto che garantisce un buon pressing alto. Quindi se ci piace diciamo giocare di ripartenze, appunto di contropiede nel vero senso della parola, e di pressing, ovviamente è lo stile quindi che farà per noi. Ripeto, gli altri stili andremo ad analizzare magari nei prossimi video. Poi ragazzi, chiaramente tutto questo dipende anche dal modulo, perché il modulo chiaramente è incisivo dal punto di vista di come poi andranno anche a pressare in campo i giocatori. Io appunto col contropiede ho studiato questa sorta di 3-5-2, 5-2-3, chiamiamolo un po' come ci pare, ma la sostanza fondamentalmente poi è quella, proprio per agevolare il contropiede, nel senso che comunque riesco sempre a trovarmi in situazioni in cui in tutte le zone di campo ho almeno un uomo che va a farmi determinati movimenti, quindi una copertura, una profondità, si sgancia in avanti, quindi tante cose. Tra l'altro questo modulo mi offre anche tante triangolazioni ragazzi, devo essere sincero, perché comunque come già detto in ogni zona di campo ho un uomo. Un altro modulo molto interessante chiaramente è il 4-3-3, che quello va bene un po' con tutti gli stili. È un modulo questo che ci permette di giocare sulle fasce e quindi ragazzi, se ci piace, ma anche centralmente, quindi ci dà diciamo diverse soluzioni. Comunque adesso, tralasciando un pochino il modulo e guardando invece magari un pochino di più a quelli che sono i movimenti in campo dei nostri giocatori, quindi come potete vedere i giocatori talvolta tenderanno comunque a non scappare sempre in avanti ma a venire a giocare, però il più comunque delle volte teniamo presente che tenderanno a scattare in avanti. Ecco, avete visto adesso lo stesso il terzino, vedete anche Messi comunque si stava buttando nello spazio. Ragazzi, sono dei movimenti che sono dati comunque sia un po' dalla carta ovviamente, però anche comunque da quella che è lo stile di gioco. Se io li avessi messo per dire un possesso palla come stile, è possibile che Messi in quel caso mi fosse venuto incontro proprio per magari garantirmi un 1-2, un passaggio veloce nello stretto. Quindi ragazzi, cambiano chiaramente un po' le cose. Io vi consiglio di provarli tutti prima di stabilire chiaramente quale può essere il vostro, magari anche seguendo appunto i consigli di questo video, però chiaramente ragazzi provateli prima di stabilire ufficialmente il vostro stile di gioco, comunque magari averne più di uno preferiti, perché ad esempio gioco spesso di contrattacco o di contropiede, quindi sono diciamo i miei due preferiti. Ovviamente ragazzi il modulo perché io adesso sto parlando così, ma il modulo chiaramente tende a influenzare parecchio comunque ogni stile di gioco, perché se io utilizzo un modulo dove abbiamo 8 difensori è diverso chiaramente che sentirò molto meno chiaramente la presenza in attacco nonostante questi salgano. Però vedete ragazzi, adesso questa azione che ho fatto comunque palleggio, i giocatori in automatico tenderanno a buttarsi in avanti. Guardate, proviamo a rifarne magari una. Vedete,
c'ho il giocatore comunque che mi ha dato la profondità, adesso lì Mbappé ha sbagliato il passaggio, però comunque il giocatore in fascia mi ha dato comunque la profondità e di conseguenza io ho la possibilità di effettuare diverse triangolazioni. Poi ragazzi, come già detto, se ci metto due terzini difensivi tutta la musica cambia, ma questo modulo è bello perché comunque per come l'ho strutturato va bene con diciamo diversi stili di gioco. Infatti io già strano che appunto non l'ho ancora modificato, perché comunque va bene appunto con che ci metta un opportunista, un fulcro di gioco, che ci metta comunque un senza palla. Ho notato che funziona un po' con tutto, semplicemente sta a noi scegliere, ecco, che cosa ci piace di più, con che cosa ci troviamo meglio. Comunque ragazzi, guardate sempre la lavagnetta tattica, perché così vi accorgerete proprio dei movimenti. Adesso sto palleggiando per farvi vedere proprio i movimenti dei giocatori, quindi che qualche volta tenderanno a rimanere in posizione, però il più delle volte comunque tenderanno a fare gli scatti negli spazietti per andare in porta, insomma. Vediamo di fare qualche altra azione dove proprio magari si vede mentre tutti si buttano in avanti, perché il contropiede ragazzi è quello, ripeto, è un gioco improntato all'offensiva, quindi magari meno palleggio. Vedete anche Maradona, classico numero 10, ma comunque si va a buttare nello spazio. A me piace molto per questo, perché comunque ci dà la possibilità un minimo di palleggiare. Io poi non sono un grande palleggiatore, ve lo dico sinceramente, quindi per me il possesso palla ragazzi, io infatti l'ho provato e riprovato, non riesco, perché comunque i giocatori evitano proprio di fare questo movimento a buttarsi. Guardate anche Vieira poco fa, ho passato la palla e comunque lui subito, guardate, va per buttarsi nello spazio. Per adesso li ha ricevuto Messi, però poteva magari ricevere anche Vieira. E poi ragazzi, ci sono anche dei tasti per fare passaggi, nella quale appunto io mando in avanti il giocatore, quindi richiedo magari un 1-2 e il giocatore tenderà a buttarsi ancora di più in avanti a prescindere dal suo stile. Però avete visto ad esempio Cancelo adesso, terzino mattatore, che cosa fa? Dà la palla e subito va a scattare in avanti. Qui ha sbagliato il passaggio, però guardate, subito riconquisto palla, subito ne ho due addosso. Quindi passiamo palla un attimino a loro, così ci accorgiamo. Aspettate, la butto fuori così. Adesso ragazzi, quella era diciamo la fase di attacco, dove abbiamo visto quindi che i giocatori tendono spesso a buttarsi. Però guardate anche già, mentre io sto diciamo temporeggiando lì, c'ho già subito due uomini vicini, guardate. Se sono un pochino rapido con lo switch, quindi a mettermi bene fra diciamo palla e avversario, io comunque ho possibilità veramente elevate di poter riconquistare palla subito. Eccolo lì, Mbappé poi opportunista, quindi tenderà proprio a fare quel tipo di movimento. Certo che ragazzi, ci sono degli stili che, andiamo a vedere il modulo, sono degli stili preponderanti chiaramente, che facilitano gli stili di gioco. Cioè, se io ad esempio voglio giocare di contropiede veloce, è ovvio che se ci metto due terzini offensivi, due terzini appunto che spingono, o comunque un mattatore, un offensivo come c'ho io, è ovvio, sarà molto più palese che si tenderanno a buttare in avanti, tralasciando le istruzioni individuali, perché io consiglio prima di provarlo anche senza il modulo, senza istruzioni individuali, proprio per capirne i movimenti innanzitutto dei giocatori, quindi senza nerfarli. È ovvio che i ragazzi tenderanno a buttarsi in avanti, perché già la loro carta dice quello, dice buttatevi in avanti, andate a pressare alti. Quindi è ovvio che se io lì ci mettessi un Wan-Bissaka e ad esempio un Costa Curta che è terzino difensivo, la musica sarebbe diversa. Anche due, ad esempio un incontrista e un onnipresente come c'ho a centrocampo, è ovvio che ragazzi tenderà a far sì che il pressing sia asfissiante in mezzo al campo, perché comunque sono due giocatori, due riconquista palloni entrambi. Quindi qui lo stesso, io in attacco c'ho chiaramente un opportunista,
un taglio al centro che comunque anche lui tenderà spesso e volentieri a inserirsi. L'unico diciamo che magari potrebbe inserirsi meno è Maradona, però mi serve proprio che uno si inserisca meno, quindi ho scelto il classico numero 10 come carta proprio per questo. È ovvio che ragazzi, se io qui ci mettessi 3 classici numeri 10 oppure che ne so un fulcro di gioco e 2 numeri 10, i movimenti funzionerebbero in maniera diversa, ma quello ragazzi appunto magari per capire meglio anche che tipologia di giocatori utilizzare, vi consiglio, vi rimando al video appunto che avevo fatto sugli stili di gioco individuali, così appunto avete magari un'idea, un quadro ecco più chiaro di come si muovono i giocatori nel campo. Io ripeto, col contropiede prediligo giocatori appunto all'offensiva proprio per andare subito a pressare alti e fare appunto il contropiede, quindi ripartire subito, però c'è magari anche chi preferisce invece una diciamo una situazione un pochino più difensiva, dove quindi magari anziché metterci un Vieira, un Barella, ci mette per dire un Collante e magari sì anche un incontrista, però magari dalla carta per dire difensivo, magari predilige 2 terzini difensivi, ma sono cose poi ragazzi che si possono cambiare anche in corso d'opera, nel senso che se io sto vincendo 1-0 una partita tirata, voglio magari attaccare un pochino meno per curare di più la fase difensiva, a quel punto sì, farei un cambio, abbasserei chiaramente magari un pochino di più i 2 terzini, li toglierei sicuramente l'istruzione offensiva e li metterei difensivi. Quindi ragazzi sono tutte cose che si possono fare. La bellezza di questo modulo, come già detto, è che appunto ci dà la possibilità di andare subito a pressare, cioè ragazzi guardate, adesso che tralasciamo che siamo offline e che quindi il gioco chiaramente non è allo stesso ritmo dell'online, comunque ragazzi, cioè io perdo palla subito 1, adesso riperdiamo palla apposta così magari, ok, cioè ragazzi guardate, anche in mezzo al campo c'è subito una persona che va a riconquistare, poi troviamo il bravo giocatore che ci fa comunque, ci salta comunque, anzi mai ci mette pure in difficoltà. Però quindi ragazzi il succo diciamo fondamentalmente è questo, il contropiede veloce, ricapitolando e chiudendo, quindi è un modulo che è uno stile di gioco, scusatemi, poi cambia anche un po' in base al modulo certo, però di suo è uno stile di gioco improntato appunto al pressare alto, come potete vedere, e alle ripartenze veloci. Quindi se noi ci mettiamo determinati stili di gioco, quindi come opportunista, alle prolifiche, terzini mattatori, terzini offensivi o comunque giocatori come onnipresenti in mezzo al campo, è ovvio che lo andremo a esaltare ancora un pochino di più. Se invece noi lo utilizziamo con degli stili praticamente un pochino più conservativi, è ovvio che sì, ci sarà comunque questo pressing perché lo stile di gioco fa questo, però ragazzi guardate i movimenti che fanno entrambi in avanti, proprio tenderanno a buttarsi, quindi cambierà comunque, dicevo, fondamentalmente un pochino la riuscita praticamente di quello stile di gioco, perché ovviamente abbiamo dato delle carte diverse, quindi importantissima ragazzi la scelta, oltre che dello stile di gioco, anche dei giocatori, e ve li ho consigliati. Secondo me per lo stile di gioco ci vogliono giocatori improntati all'attacco, altrimenti ragazzi scegliamo un altro stile di gioco semplice. Poi ognuno ha le proprie idee ragazzi, ognuno possiamo fare tutti quanti quello che vogliamo, possiamo dare eventualmente anche le carte difensive, però tutto diciamo da vedere in corso d'opera anche durante la partita, perché anche a me delle volte capita comunque di modificare e togliere per dire l'offensivo e dare il difensivo, quindi tutto si può fare ragazzi. Questo era il succo comunque del video, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, un saluto alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!